Siamo finalmente arrivati in Finlandia, solo che quei due campanoni dei miei soci, uno è questo qua, l'altro sta arrivando, si sono dimenticati di cambiare le batterie, ci siamo persi il passaggio in dogana, il cartello dell'arrivo in Finlandia, un branco di renne infinito che ci è passato davanti, sono messo così, e il primo pezzo di strada, ma comunque... Stai lì. Ma comunque siamo in Finlandia. Vediamo di non farci schiacciare dai pullman. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. È veramente impressionante. Fino a 5 minuti fa c'era il sole terzo. Sono uscito dal parcheggio, anzi già ancora quando ero lì dal parcheggio di Caponord, della boccia, ho cominciato ad arrivare le nuvole. Adesso sembra di, mamma mia, sembra di essere in mezzo alla tempesta, cioè le nuvole esattamente a pochi metri sopra la testa. Lo scenario è bellissimo, la vista è bellissima, però c'è poi la paura di prendere l'acqua che non ti fa godere appieno di questa meraviglia. Lasciamo oggi quindi la sfera di Caponord col suo strapiombo sul mare glaciale artico e lasciamo anche quello che è considerato il punto più a nord Europa. Sappiamo bene che il punto più a nord reale è quell'altro posto dal nome impronunciabile Knivslanden, credo, ma vuoi mettere per noi motociclisti dire sono andato a Caponord, sono andato a Knivslanden? No. Effettuato il giro della nostra blasonata boa non si può fare altro che puntare verso sud. In realtà inizialmente volevamo andare verso la parte orientale, verso est, perché ci interessava visitare la penisola del Varanger, una meta poco battuta ma secondo noi interessante. Purtroppo le previsioni meteo ci hanno convinto a cambiare idea e puntare la bussola verso il sud. Onestamente, anche se abbiamo visto cose bellissime, io non vedo l'ora di visitare Finlandia e i paesi a venire. Per me il viaggio continua e spero che sia un viaggio interessante come lo è stato finora. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
Arrivati in terra finlandese, questo è il nostro primo cottage. In mezzo ai boschi, in una natura fantastica. Selvaggia. Selvaggia, se non fosse per le zanzare che ci stanno massacrando, però abbiamo il nostro spray comprato per la Scozia che ha fatto, che ha spaventate. Praticamente adesso non ci sono più neanche intorno al cottage, ci siamo impuzzolentiti. Andiamo a visitarlo dentro. Ma ci siamo già piazzati, abbiamo già fatto un buon bordello. Il bordello ci sta sempre. Prego, prego ospiti. Andiamo. Il Moro come Qua c'è il letto del single, Armando, la cucina, il letto matrimoniale per me e il Moro che stasera sta preparando il nido. sta preparando il nostro nido. La cucina. La cucina dello chef. Il cottage è veramente molto molto carino. Ah, e la chicca, aspetta, dobbiamo fare Sì, la chicca. È vero. E E voilà. la sauna che faremo nudi. Che è già calda. Che è già calda, pronta. Spettacolo. Vabbè. Manca solo qualcosa, ma insomma, Piccolo dettaglio. niente di che. 16° giorno di spaghetti. 18esimo. 18esimo. Questa sera aglio e olio per la seconda volta, ma tutti i giorni cambiamo menù. Spaghetti a qualche cosa. E la birretta non manca mai. Esatto. Tubo, perché è quello che costa meno. Esatto. Però oggi abbiamo anche le verdure, va che roba. Si mangia sano oggi, stasera. Ma questa è la vista fuori del nostro bungalow, la nostra casina, il primo che abbiamo preso in Finlandia. È incredibile, bellissimo. L'unico problema è che bisogna essere ben attrezzati perché tra zanzare, tafani, si viene mangiati vivi. Quindi bisogna avere dei buon antizanzare, qualche buona pastiglia oppure delle creme, insomma. Noi intanto ci stiamo preparando per la partenza. Io ho fatto il check-in, dovremmo essere abbastanza a posto. E vediamo di farci altri 300-400 km di strada dritta in Finlandia. Vai, via. Abbiamo già percorso diverse centinaia di chilometri e diciamo che queste strade ti permettono di poter stare un po' con te stesso, perché diciamo che il paesaggio non ti distrae tantissimo, è bello perché ci sono alberi, ci sono laghi, anche laghi con alberi insieme, tanti alberi, ci sono anche dei laghi, alberi. Vabbè, diciamo che un po' come fu la siepe per i leopardi, queste strade poco impegnative e questi alberi ti lasciano tanto spazio all'immaginazione. Devo dire comunque che adesso non si vede perché è chiaro, qua il tempo cambia veramente velocemente, ci sono passati dei nuvoloni vicini, quindi per adesso siamo abbastanza, potrebbe andare peggio, diciamo, potrebbe piovere, quindi possiamo ritenerci per il momento abbastanza fortunati. Laghi, alberi. Adesso vi faccio vedere una cosa molto curiosa che è capitato anche all'andata in Norvegia, all'altezza del circolo polare. Anche adesso all'altezza del circolo polare il Garmin si è spento. In realtà non si è spento, ma si è messo in una modalità tipo notturna e è praticamente invisibile lo schermo. Non è capitato solo alla mia, ma adesso vi faccio vedere anche quello di Armando. Come vedete anche quello di Armando è spento, quindi i due Garmin si sono praticamente spenti assieme. E questo è successo all'altezza del circolo polare anche in Finlandia. Adesso vi faccio vedere che passando tot chilometri, non mi ricordo se abbiamo fatto circa 50 km, fra un po' il dispositivo dovrebbe riilluminarsi nuovamente. Chiaramente abbiamo informato la Garmin di questo problema
Lo diciamo solo per chi magari farà il viaggio con lo stesso navigatore, mandateci un feedback per capire se hanno risolto. Noi l'abbiamo capito perché eravamo in due con lo stesso navigatore, il difetto l'ha fatto nello stesso momento, ma magari qualcuno potrebbe pensare erroneamente che sia il suo dispositivo che ha un problema. Abbiamo trovato un campeggio abbastanza economico vicino a un lago a Roukonen, nel mezzo del nulla, però sembra un posto abbastanza carino, a buon mercato, quindi adesso per questa notte ci piazziamo qua e vediamo com'è questo posto. Stringi che dobbiamo andare a fare il bagno. Ah, dai, dopo andiamo a fare il bagno, nudi. Io, Armanduk e anche Moreno. Facciamo vedere Nudi! il nostro casino, il nostro lago. Facciamo vedere la casina. Lago privato. Moto. La rossa come al solito fa la preziosa, è andata a parcheggiare là. Casina, se Armando ce la fa aprire. Ce l'ha fatta, strano. Vai, apri, dai. Una chicca. La chicca, ecco qua. Super larga. Dormiamo uno sopra l'altro. Però insomma il posto è carino. Sperando allora, che non piova. Prenditi quello oh, no, io stavolta sto in... Parcheggio per le moto. E parcheggio per la rossa, che fa sempre difficile. 1300 km di Norvegia. No, di Finlandia. Di Norvegia. Questo lo metto all'inizio. 1300 km di Finlandia. Diciamo che per i primi 200, 250 è bello, questi stradoni dritti, gli alberi, bello. 300, 400 comincia a essere un po' così. 500, 600, Dritta, 800. alberi, dritta, alberi. Però dai, siamo stati in Finlandia, è bello, abbiamo visto la Lapponia, abbiamo visto le renne, abbiamo visto i laghi e quindi diciamo che andiamo bene. Domani è previsto che prendiamo il traghetto, non sappiamo ancora che ora dobbiamo guardarci, abbiamo 300 km ancora da fare a Helsinki e andiamo diciamo nei paesi A Tallinn, in Baltici. Estonia, Tallinn. Baltici. Va bene? Usciamo dal campeggio completamente rigenerati, il posto era in mezzo al nulla ma ci ha rilassati da matti. Adesso abbiamo gli ultimi 300 km prima di arrivare ad Helsinki, prendere il traghetto ed andare a Tallinn. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
salutiamo la Finlandia. Sempre una pettinata. Prendiamo un traghetto per Tallinn, quindi addio ai giorni di sole, basta, senza buio, un po' di buio ci sarà, basta spaghetti, Abbiamo finito dopo tutto 20 giorni di ieri spaghetti, sera. anche se devo dire che Si sono sempre mangiati volentieri, merito anche del cuoco, merito anche che del ce li ha cuoco, sempre fatti e io che li molto mettevo a bollire, perché anche quello lì ci vuole dell'estero, e io lavavo tutte le pentole alla fine. e quindi basta, addio ai paesi scandinavi. Iscrivetevi al canale e alla prossima puntata. Esatto.